L'anfiteatro Flavio, detto Colosseo, è il più famoso monumento di Roma e fu inserito nel 1980 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO e dal 2007 è l'unico monumento europeo inserito tra le nuove 7 meraviglie del mondo. Fu costruito a partire dal 72 d.C., all'epoca della dinastia Flavia, cioè quella dell'imperatore Vespasiano e dei suoi figli, Tito e Domiziano, che regnò tra il 69 e il 96 d.C. La costruzione ebbe lo scopo di restituire al pubblico godimento una delle aree occupate in precedenza dalla gigantesca Domus Aurea, la residenza di Nerone. Nella valle del Colosseo, Nerone aveva realizzato un grande stagno artificiale privato, che si suppone fosse profondo tra i 4 e i 6 metri ed aveva una superficie di circa 3,5 ettari, molto più grande di quella occupata poi dal Colosseo, che è di circa mezzo ettaro. Ecco perché Svetonio lo definì quasi un mare. Lo stagno era alimentato dall'acquedotto Claudio, attraverso il ninfeo sul Celio. Vespasiano lo fece prosciugare e realizzò il nuovo anfiteatro, che nel Medioevo prese il nome di Colosseo perché lì vicino sorgeva il Colosso di Nerone, la statua bronzea colossale, alta 35 metri, che raffigurava Nerone come dio sole. L'originale collocazione era nel vestibolo della Domus Aurea, posto nell'area occupata oggi dal Tempio di Venere in Roma, e Vespasiano ne fece rimodellare i lineamenti trasformandola nell'immagine del sole con la testa radiata. L'imperatore Adriano, forse tra il 126 e il 128 d.C., spostò la statua nella piazza di fronte all'anfiteatro per costruire il già citato Tempio di Venere in Roma. Per fare un paragone in altezza, raggiungeva il terzo ordine del Colosseo. L'edificio, di forma ellittica per offrire a tutto il pubblico una visuale completa, si articola su 4 piani in travertino. I primi 3 formati da 80 arcate inquadrate da semicolonne, tuscaniche quelle del primo piano, ioniche quelle del secondo e corinzie quelle del terzo. Il quarto piano, cieco, è una sorta di attico, scandito dalle sene corinzie. Ogni 2 scomparti si apre una finestra quadrata e una serie di mensole sono inserite al di sopra del livello delle finestre. Queste servivano per sostenere i pali ai quali si fissava un grande velario, un telone, che serviva per riparare gli spettatori dal sole o dalla pioggia. Addetta alla manovra del velario era una squadra di marinai del porto militare di Miseno, in Campania. L'attico doveva inoltre avere una decorazione costituita da scudi appesi a intervalli regolari, dove ora sono i riquadri ciechi tra le finestre. Il diametro maggiore dell'ellissi esterna è di 188 metri, mentre il diametro minore è di 156 metri. Il perimetro è di 527 metri. All'interno si trovavano l'arena, la cui superficie era di 3.600 metri quadri, la cavea, nella quale erano distribuite le gradinate per gli spettatori, e i sotterranei, che ospitavano i montacarichi per innalzare animali e gladiatori, le gabbie e le spettacolari scenografie che emergevano sull'arena e suscitavano la meraviglia del pubblico. La cavea poteva contenere fino a 75.000 spettatori ed era divisa in 5 settori per dividere il pubblico secondo la gerarchia sociale. Il primo settore, quello più vicino all'arena, era riservato ai senatori e alle loro famiglie. Dalla fine del III secolo, per ribadire questo privilegio, si cominciò a incidere sui blocchi marmorei del parapetto e delle transenne i nomi ai quali i posti erano riservati. Nell'attico si trovavano gli ultimi posti, riservati alle donne, questo per ragioni morali, in quanto i luoghi di spettacolo erano particolarmente adatti per abbordare le donne. Vi erano però anche quelle povere persone, la popolazione più modesta, a cui toccava restare in piedi, sempre nel settore in alto. Le 80 arcate al piano terra davano accesso alle scalinate e da qui alla cavea. Sopra ciascuno degli archi era indicato il numero che corrispondeva al biglietto di cui era munito lo spettatore. I numeri si vedono ancora, nonostante molte arcate siano state consunte nel Medioevo, quando furono adibite a fornaci per la produzione della calce. 2 ingressi monumentali sormontati da una quadriga, disposti sugli assi minori, conducevano ai palchi, di cui non rimane traccia, destinati all'imperatore e al suo seguito. Questi palchi, smantellati forse già in epoca tardo-antica, dovevano essere imponenti, rivestiti di marmi pregiati e decorati con sculture. L'arena era costituita da un piano di legno ricoperto di sabbia ed era circondata da un alto muro sormontato da una balaustra
dove venivano posti i pali a cui fissare una rete metallica che serviva a proteggere il pubblico dagli animali. Inoltre probabilmente veniva messa a disposizione una squadra di arcieri pronta a intervenire in caso di pericolo. Il Colosseo, non ancora terminato, fu dedicato una prima volta da Vespasiano prima della morte. Tito continuò e terminò i lavori e nell'80 procedette ad una nuova grandiosa inaugurazione, durata 100 giorni, in occasione della quale vennero uccise ben 5.000 fiere. L'opera fu rifinita da Domiziano, che secondo le fonti condusse i lavori fino agli scudi che decoravano l'attico. È probabile che i sotterranei in muratura dell'arena siano stati creati solo sotto Domiziano. Infatti, secondo le fonti, sotto Vespasiano e Tito nel Colosseo venivano organizzate le naumachie, spettacoli che riproducevano battaglie navali con l'allagamento dell'arena. In seguito l'arena sarà riservata ai giochi gladiatori e alle cacce di animali selvatici, ovvero le venationes. La giornata tipo di uno spettacolo era articolata così. La mattina si svolgevano le venationes, che prevedevano sia i combattimenti tra cacciatori e animali, sia i combattimenti tra animali di specie diverse, e le esecuzioni dei condannati a morte lasciati indifesi in mezzo agli animali feroci. All'ora di pranzo intervenivano i mimi, giocolieri e buffoni che intrattenevano il pubblico durante una sorta di intervallo. Nel pomeriggio avevano luogo i combattimenti dei gladiatori. La sera prima dello spettacolo il pubblico poteva conoscere i combattenti e scommettere su di loro grazie ad una cena aperta a tutti offerta dall'organizzatore dei giochi ai gladiatori. I gladiatori avevano una loro caserma, il Ludus Magnus. Una parte dei suoi resti è visibile immediatamente a est del Colosseo, tra le vie Labicana e di San Giovanni il Laterano. Costruito da Domiziano, l'edificio era laterizio, di pianta rettangolare e probabilmente a 3 piani. Al centro vi era un grande cortile porticato e tutto intorno a questo una serie di celle rettangolari, destinate ad alloggio dei gladiatori. Nel cortile vi era anche un anfiteatro in miniatura, conservato per metà, che era destinato all'allenamento. Un tunnel collegava il Ludus Magnus ai sotterranei del Colosseo. I combattimenti dei gladiatori furono aboliti nel 438 dall'imperatore Valentiniano III, ma per circa un secolo si continuarono ad allestire venationes ed esibizioni acrobatiche. La tradizione indica il Colosseo anche come luogo di martirio dei primi cristiani, ma è un mito da sfatare. Solo alcuni scrittori cristiani, tra cui Tertulliano, che visse tra il secondo e il terzo secolo, riportano dell'uccisione di martiri nell'anfiteatro, e solo molti secoli dopo divenne un simbolo religioso per la Chiesa cattolica, che ogni anno vi celebra il rito della Via Crucis con la presenza del Papa. Nel corso del V secolo, durante il momentaneo disuso del Colosseo dovuto al sacco dei Visigoti di Alarico, la valle del Colosseo fu utilizzata a scopo funerario. Altre tombe furono poi realizzate nel corso del VI secolo, quando il Colosseo smise definitivamente la sua funzione originaria e divenne un'enorme cava di materiali da costruzione e un magazzino per lo stoccaggio di grano, fieno e altri materiali. Precisamente dopo il 523 d.C. non si hanno più notizie di spettacoli allestiti nel Colosseo. Questo a causa delle guerre che spopolarono la città e causarono fame ed epidemie, del progressivo degrado dell'edificio causato da diversi terremoti e dagli elevati costi per allestire gli spettacoli, che con la crisi economica erano ormai insostenibili. Tra la seconda metà del IX secolo e l'inizio del X secolo, all'interno del Colosseo e nell'area circostante, sorsero case private abitate da artigiani e di proprietà della chiesa di Santa Maria Nova, di ecclesiastici e di altri personaggi di ceto alto. A partire dall'XI secolo, quando vari monumenti antichi furono riutilizzati dalle grandi famiglie nobili come fortezze, i Frangipani occuparono la zona tra il Colosseo e il Palatino e dal XII secolo trasformarono il Colosseo in una cittadella fortificata e ne realizzarono la propria residenza. Ma tutto questo è un'altra storia.